Ciao a tutti e ben ritrovati qui su MTV Mag, io sono Marco Toniolo e questa è la nuova Santa Cruz Vala. Si tratta di una e-bike con 160 mm di escursione all'anteriore, 150 al posteriore, ruote in formato mallet, cioè 29 pollici all'anteriore, 27,5 al posteriore, telaio completamente in carbonio, motorizzazione Bosch generazione 5, batteria da 600 Wh non estraibile, ma con la possibilità di aggiungere il Power More, cioè il range extender da 250 Wh. Vi ho già parlato di questa e-bike in un altro video che trovate qua nei suggeriti, perché la grande differenza fra questa e-bike e quelle che Santa Cruz ha avuto in passato è la mancanza del sistema di sospensione VPP. Infatti qui troviamo un, tra virgolette, normalissimo giunto Horst, vale a dire il punto di fulcro che unisce i foderi alti ai foderi bassi vicino al perno posteriore. È un sistema di sospensione che non è sotto brevetto e che troviamo su tantissime altre bici, fra tutte Specialized, Canyon, sono le prime che mi vengono in mente, e che ha dalla sua il fatto di essere molto customizzabile, cioè personalizzabile dai brand per renderlo perfetto per le bici che stanno progettando. Il motivo di tale cambiamento per Santa Cruz è da ricercarsi nel nuovo VPP che vi ho presentato per esempio sulla nuova Bronson, sulla nuova Hightower, di nuovo qua trovate il video. Secondo me quel VPP è il migliore mai fatto da Santa Cruz perché è esattamente super bilanciato fra salita e discesa. Quindi Santa Cruz si è detta, piuttosto che mettere il vecchio VPP su una nuova e-bike, cambiamo il sistema di sospensione e proviamo a vedere cosa succede col giunto Horst. Cosa succede sul campo ve lo racconterò fra poco se mi seguite in un giro pazzesco. Avete visto le immagini ad inizio video? Andrò su a quota 2008 a fine ottobre 2024 per una cresta incredibile. Trovate poi il link all'itinerario fattibile con una e-bike soprattutto, perché con una bici normale si dovrà spingere abbastanza. Trovate il link qua nella descrizione. Ma torniamo alla bici. La geometria è del tutto identica alla Bronson, cioè la bici senza motore che a me è piaciuta di più nel 2024. In taglia L io sono alto 179 cm ed ho una distanza sella movimento centrale di 74 cm e la L mi va benissimo. Troviamo un reach di 477 mm, un angolo sterzo nella posizione low, perché qua esiste un flip chip che cambia minimamente le geometrie. Troviamo appunto un angolo sterzo di 64,2 gradi o 64 gradi, insomma comunque nel link trovate anche la geometria precisa per le posizioni high e low. Troviamo poi un fodero posteriore di 444 mm, esattamente la stessa lunghezza della Bronson, che a me in salita piaceva da morire perché l'anteriore non si alza mai, e infine troviamo un angolo sella di 77,2 gradi, quindi piuttosto verticale. Esiste un altro flip chip che troviamo qua sotto presso l'ammortizzatore che cambia il rapporto di leva dell'ammortizzatore, quindi rendendo la sospensione un po' meno sensibile ai piccoli urti se si mette in posizione low, ma molto più reattiva e sostenuta, e invece un po' più mangiatutto se si tiene in posizione high. So che in tanti state aspettando il peso, questa e-bike senza pedali sulla nostra bilancia pesa 21,5 kg, appunto con la batteria da 600 Wh non estraibile. È un peso di tutto rispetto, anche perché con 600 Wh si riescono a fare dei gran bei giri con tanti pezzi tecnici in salita. Vi rimando ad un ulteriore video, lo trovate qui, dove ho provato questa Vala proprio su un percorso con 1000 metri di dislivello in salita su sentiero, ma sarà quasi la stessa cosa che andremo a fare adesso. Seguitemi. Eccoci in Val Bedretto. Prima cosa vado a controllare la pressione delle gomme, che sono queste bellissime gomme Schwalbe Radial con una mescola molto morbida. Per fare questo uso il mini compressore Chic Plus che oltre a gonfiarle mi fa vedere anche la pressione. Infatti adesso metto la pressione di utilizzo 1,5 e gonfio quella posteriore esattamente fino a 1,5 guardando il manometro digitale. Lui si ferma a 1,5, davanti invece ci metto un bel 1,3. Perfetto, era già 1,3, quindi adesso sono pronto a partire. Sono al passo San Giacomo fra Italia e Svizzera. Ho fatto 718 metri di dislivello su sentiero, facile ma sempre sentiero in parte ripido, e ho consumato una tacca e mezzo, cioè sono più o meno al 65% di batteria rimanente. Adesso però mi rimane la parte più ripida che andremo a fare. È la prima volta che arrampico avendo messo l'ammortizzatore in posizione low, e vi devo dire che in questo caso la Vala arrampica
veramente bene. Prima infatti, quando era in posizione high, avevo dei problemi di affondamento della sospensione, quindi l'anteriore tendeva ad alzarsi troppo facilmente. Invece così fino ad ora ha arrampicato meglio di quanto facesse prima. Sono dimenticato di dirvi che i 700 metri di dislivello iniziali li avevo fatti tutti in Tour Plus, adesso invece sono in IMTB, visto che sono veramente in super freeride, e la bici però arrampica veramente bene una volta che appunto ho cambiato quel setting dell'ammortizzatore, perché adesso riesco ad andare su veramente bene anche sul super ripido, come certi posti qua con queste zolle d'erba non esattamente facili. Di certo c'è che su queste superfici le gomme radial di Schwalbe fanno veramente bene il loro lavoro, perché offrono un grip pazzesco. Il motore, ve ne ho già parlato tante volte, è molto facile da dosare, nel senso che uno non ha tutti quei picchi di potenza che fanno scappare la ruota dietro perdendo il grip, quindi è più facile da dosare rispetto al vecchio. Il Giunto Horse non mi fa rimpiangere il VPP in salita, soprattutto quando, ripeto per l'ennesima volta, si mette l'ammortizzatore nella posizione low. Allora il comportamento è piuttosto simile a quello del VPP. In discesa il Giunto Horse è sempre stato uno di quei sistemi che mi è piaciuto molto, perché è molto sensibile alle piccole asperità e inoltre è piuttosto progressivo a dipendenza di quanto un'azienda decide di farlo progressivo per la bici che sta progettando. Quindi anche in questo caso, cioè quello della Vala, il carro è progressivo ed è molto reattivo agli impulsi del biker, soprattutto di nuovo quando si mette l'ammortizzatore nella posizione low. Continuo a ripeterlo, però farà una grossa differenza fra le due posizioni e vi consiglio assolutamente di sperimentarle entrambe, perché si hanno quasi due bici, non dico diverse, ma il comportamento è nettamente diverso sia in salita che in discesa. Adesso qua sono di nuovo su per i bricchi. Vedete che non ho fatto niente, non ho chiuso l'amo, non ho fatto niente. L'assetto è veramente buono, perché la posizione del biker è centrale, proprio come con la Bronson. Quindi uno si trova sempre nella posizione ideale sia per salire sia per scendere. Andiamo all'ultima cima prima della discesona finale. Siamo sempre fra Italia e Svizzera, fra Val Bedretto e Val Formazza. Anche per questa bici la trasmissione è una SRAM T-Type, quindi senza forcellino posteriore, quindi molto robusta, ma soprattutto ideale per poter cambiare sotto sforzo con tutta la potenza che si ha, e nel caso di un e-bike lo sapete, la potenza è troppa se si usa una trasmissione normale e si cambia male. Dunque ben venga T-Type. Wow, ragazzi, che posto è, che giornata è! Vediamo di trovare una via di discesa senza troppa contropendenza. Adesso dalla telecamera sembrerà facile, ma qua è tutta una zolla. Sentite che il motore è silenzioso anche in discesa, cioè finalmente abbiamo un motore che non mi fa, oh questo è bello, che non traballa per via delle tolleranze, no? Come fa per esempio lo Shimano. Ecco, qua si può lasciare andare un po', anche se qua non c'è sentiero, quindi è tutto del sano e dolce freeride e sono alla ricerca di una linea decente che però dovrei aver trovato più o meno. Dicevo, il motore è silenzioso, quindi anche se è un e-bike finalmente si ha la sensazione di una bici normale in discesa, senza tutto quello sbatacchiamento terribile che ci aveva prima anche con il Bosch. Qua diventa ripido, ma i freni fanno ottimamente il loro lavoro, sono ormai i soliti Maven, SRAM Maven, che troviamo su tantissime nuove e-bike e bici classiche. SRAM finalmente è riuscito a fare un freno che funziona, anche se è enorme e non esattamente bellissimo da vedere, però appunto funziona ed è quello che serve. Adesso io cerco ancora qua il modo di uscire da tutti questi dossi contro dossi. Qua bisogna essere creativi con la scelta della linea. Via verso la Val Formazza,
e poi a sinistra verso la Val Vedretto. Ragazzi, questa bici dà un sacco di confidenza in discesa, sia per le sospensioni che per la geometria, niente eccessivo né l'angolo sterzo, insomma si fa. Usti, che ripido qua. Qualche dettaglio, cominciamo dal display a manubrio, che è anche l'unico display che troviamo su questa bici, infatti abbiamo solamente il comando remoto qui. Questo è il display con la carica della batteria, vedete che ha questo, come dire, questa specie di tappone che è dovuto al fatto che Bosch uscirà con un display touch di questa dimensione teoricamente nel 2025, quindi Santa Cruz si prepara a mettere su quel display. Il passaggio dei cavi avviene nel telaio e non nel manubrio, grazie Santa Cruz per pensare a chi fa manutenzione e anche un po' al senso estetico degli e-biker. Tipico Santa Cruz, questo batticatena morbido e generoso, uno di quei componenti, insieme al motore che non sbatacchia più, che tiene la bici silenziosa. Su un telaio in carbonio che costa non poco, come tutti i Santa Cruz, non mi piace vedere questo tappino in plastica sulla presa per la ricarica, sinceramente, anche se il suo lavoro lo fa bene, però insomma sa un po' di cheap economico. Qua sotto troviamo due viti per poter mettere un portaattrezzi o qualcosa che tenga ferma la camera d'aria, nel caso uno voglia fissarla qua sotto. Invece l'attacco per il range extender è qua sotto il portaborraccia, adesso magari vedete che ci sono 4 buchi e non solo 2. Purtroppo il microfono ha smesso di funzionare durante questa discesa. Comunque stavo dicendo che mettendo l'ammortizzatore in posizione low si nota chiaramente come la bici diventa molto più facile da pompare, da alzare sugli ostacoli, molto più giocosa se vogliamo dirla tutta, anche perché comunque la scelta di Santa Cruz di mettere una batteria da 600 Wh al posto della rossa da 800 si sente a livello di peso. Certo, questa è la bici top di gamma, quindi 21 kg e 5 si hanno solo se si spendono dei bei soldini, ma anche andando giù con la gamma teniamo comunque una batteria più piccola e quindi meno pesante di quella da 800. Secondo me è un'ottima scelta perché uno comunque può modularla, nel senso che uno può mettere il power more, cioè il range extender, e aggiungere altri 250 Wh se decidesse di fare giri lunghi. Ma parliamoci chiaro ragazzi, quanta gente fa giri più lunghi di 1500 metri di dislivello in un botto? Anche con una bici classica diciamo che sono veramente rare le occasioni in cui uno si fa a 2000 metri di dislivello in un colpo solo. L'altra cosa che volevo sottolineare è che giunto Horst, settato in questa maniera da Santa Cruz, ricorda molto il VPP della Santa Cruz Bronson che ho provato ultimamente, perché ovviamente ragazzi attenzione, parlo sempre del settaggio low, quindi dell'ammortizzatore nella posizione low, perché dicevo in questa maniera abbiamo una sospensione che è progressiva, che è molto sostenuta, quindi sia in salita che in discesa. Ci troviamo dalle parti dell'inizio del travel dove l'ammortizzatore è più sensibile, è molto sostenuta e quindi aiuta a pompare la bici, a tenerla molto bilanciata in salita. Insomma, diciamo pure che non ho sentito la mancanza del VPP una volta che ho scoperto che mettendo l'ammortizzatore in posizione low si cambia effettivamente il carattere di questa Vala. La Santa Cruz Vala è ancora una Santa Cruz anche se non ha il VPP? Ovvio che sì, l'hanno progettata loro e la sospensione, come avete visto, funziona molto bene, sia in salita che in discesa. È simile all'ultimo ottimo VPP che avete visto sulla Bronson o sulla Hightower. Ci siamo quasi, direi, perché se mettete l'ammortizzatore in posizione low, la ripeto per la 100ª volta, beh, il carro diventa molto sostenuto, cioè il travel diventa molto sostenuto e in salita si arrampica molto bene. Nella posizione high, attenzione, perché si tende un po' ad insaccarsi nel travel, quindi diventa più difficile tenere la ruota anteriore incollata al terreno. D'altro canto, in discesa, nella posizione low, abbiamo una bici più reattiva e più facile da pompare sugli ostacoli. Nella posizione high abbiamo più una bici che mangia via gli ostacoli, proprio un classico giunto Horst che conosciamo da tante altre biciclette. Insomma, una bici con due caratteri che secondo me è molto interessante. Qua sotto nella descrizione trovate il link a tutti i montaggi e ai prezzi. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando mettete un like, fatemi sapere se queste riprese fuori di testa, fuori dal mondo vi piacciono. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e buon weekendone di Ognissanti a tutti. Ciao!